Chinatown a Milano. Oggi esplorerò il quartiere cinese di Milano. Dobbiamo ancora entrare nella vera e propria Chinatown, ma si iniziano già a intravedere dei negozi e anche un autonoleggio rigorosamente cinese. La via principale di questo grande quartiere è via Paolo Sarpi. È la mia prima volta qui, quindi non so nemmeno cosa mi aspetterà. Inizia subito con ristoranti tipici a destra e a sinistra. Devo dire che ho anche un po' di fame, quindi sicuramente assaggerò qualcosina di tipico. Qui fanno una specie di arrosticini, spiedini, Hong Kong tea. Mi si presentano subito dei fast food, quindi direi di assaggiare qualcosa. Qui ci sono tutti degli spiedini su un frigorifero. Non ho idea di come funzioni, quindi aspettiamo e chiediamo. Anzi, c'è scritto direttamente qua su: prendi il vassoio, scegli dal frigo, paga la cassa, friggere gli spiedini, enjoy. Ma sono curioso di provare qualche spiedino. Scusa, ti posso chiedere, ti puoi consigliare lo spiedino più venduto, più buono, e quello più insolito, più diverso, più strano? È tutto più buono, non la sole. Ok, ora direi di andare su un classico pollo tagliato a strisce, direi. Un pollettino, tofu puzzolente direi lascia stare. Proviamo le uova di quaglia, servite su un bicchierino di plastica. Direi da partire dal più insolito, le uova di quaglia. Come gusto assomiglia tantissimo alle uova classiche di gallina, solo che sono in versione mignon. È strafritto e si sente tantissimo, e per il resto è un classico uovo fritto, diciamo, nulla di più. Però ci sta spuntino proteico e un po' grasso e non sembra neanche pesantissimo ora. Proviamo lo spiedino di pollo fritto ovviamente. Beh, molto saporito, bello croccante, impanatura fritta. Ci hanno messo anche un po' di spezie, non so che spezie siano, però sì, per dare quella spinta in più. Buono! Merendina fatta, ora proseguiamo il nostro tour. Costo degli spiedini 1,50 € al pezzo. Qui fanno gli Hong Kong tea, sono una specie di tè, drink freddi, deliziosi, era quello che c'è scritto. Però ora non ho molta voglia. Cantinina. Qui in mezzo c'è tutto il viale ciottolato. Devo dire che è tenuto molto bene. Ovviamente ci sono anche negozi di riparazioni, telefoni, computer, eccetera. Qui c'è anche un locale con le tipiche lanterne, molto iconiche. Non so molto sulla cultura cinese e orientale in generale e nemmeno sui piatti tipici o i cibi da provare, quindi sarà veramente un'esperienza nuova anche per me. Meijai. Boh, dolcetti con delle palline, ci sono dei panda dentro raffigurati. Questa è la seconda Chinatown più grande di tutta Europa dopo quella di Parigi, quindi parliamo comunque di un quartiere importante. Ho letto veramente poche informazioni riguardo a questo quartiere, appunto per non spoilerarmi troppo, per vivere l'esperienza in modo totale e portare anche voi che magari non ci siete stati qui con me. Allora, qui c'è un negozio molto colorato, sembra un negozio di gadget. Sì, gadget, pupazzi, cose simili. Pupazzi, pupazzini di ogni genere e ogni dimensione. Immancabile è l'occhietti, poi giochi, giocattoli e anche il cuscino d'aereo. Veramente con ogni raffigurazione, orsi, qualsiasi tipo di animali, banane. C'è una scelta infinita. È comunque una via sempre dritta, lunga circa 1 chilometro. Oriente Store. Qui c'è qualcosa di un po' più elegante, elaborato. Si vede. Negozio più di nicchia, però molto carino. Pane con spiedini di carne. Negozio di cover. Qui c'è un ristorantino più tradizionale, sempre con le lanterne, quindi devo dire molto a tema. Qui c'è un cinetto, un market a quanto pare. Andiamo a vedere. Su 2 piani. Qui c'è tutta l'oggettistica a quanto pare. Piatti, bicchieri, tazze per la colazione. Qui ci sono anche gli Oreo cinesi. Non so cinese, però questo sembra quello classico. Quello al cioccolato, fragola, marshmallow, pistacchio possibile. E questo qui è i frutti di bosco e lamponi. Mai visto questo gusto. Soia, fagioli, spaghetti di soia, spaghetti di riso, tante altre cosucce. E qui c'è anche tutto un reparto di fiori, spezie, molto particolari anche, che non ho mai visto in altri supermercati italiani, ovviamente. Zona patatine rigorosamente fornita con qualsiasi tipo di confezione possibile, di qualsiasi colore inimmaginabile, assurdo. Prodotti surgelati alquanto strani, direi. Negozi di abbigliamento. Comunque questi sono tutti edifici abbastanza storici. Qui iniziamo a intravedere un cibo diverso, i ravioli. Ma un raviolino me lo proverei. Lasciamoci consigliare. Ciao, volevo provare dei ravioli, quelli più buoni o più venduti. Le tipi tutto venduti. Il più buono. Manzo oppure maiale? Qual è il più buono? Maiale più buono. Allora ravioli di maiale. Maiale. Come avete sentito, ravioli di maiale sono quelli tipici, 4 pezzi, 4,50 €. Proviamoli. Sono belli grandi. Mi ha aggiunto anche della salsa di soia, molto buoni, li fanno subito a mano, quindi si tratta di un prodotto fresco. È la prima volta che assaggio anche dei ravioli cinesi. Devo dire che il sapore è anche molto delicato,
non è per nulla invadente. Poi imbevuto nella salsa di soia dà come quel tocco in più. Fanno anche il collo d'anatra, però mi sa che per questa volta passerò. Ora una certa setina, quindi cerchiamo una bibita tipica cinese. Magari troverò qualcosa di interessante in questo market. Assunto di bevanda alcolico, non so cosa possa essere. Comunque credo sia il reparto alcol questo. È anche la prima volta che entro in un supermercato cinese. Vermicelli con salse, bevanda al latte dei Pokémon, frutti mai visti, ravanello bianco, cetrioli, patata dolce enorme. Ah, questa è manioca. Tokimeki, patatine di millet, piccante. Wow. Qui abbiamo la sfilza di patatine infinita. Troviamo anche le uova d'anatra, Ksuri uova cent'anni, Gosun uova cent'anni. Non so cosa siano, di che animale siano più che altro. Devono il loro sapore a un particolare processo di fermentazione. La tradizione prevede che uova di anatra siano lasciate per un lasso di tempo di circa 100 giorni in un composto di acqua, sale, carbone e ossido di calcio. Ricordano il sapore di alcuni formaggi stagionati. Takaifa, tofu di soia essiccato, scuro con peperoncino, quindi c'è una serie di tofu con varie spezie e varie particolarità pressoché infinita. Non possono mancare le uova di quaglia. Anche qui gli Oreo, uve pesca, vertire lampone, cioccolato, matcha. Devo dire che i prezzi non sono molto convenienti, ma sono belli alti, forse dovuto anche al fatto dell'importazione dalla Cina e tutti i costi di trasporto. Serie infinita di condimenti. Dioscorea apposita. La pianta è considerata un buon supporto contro aumento di peso. Anche i funghi secchi, peperoncini essiccati, fiori di giglio secche e sacconi di riso da 20 kg, 18 kg, 10 kg. Poi c'è questa cosa stranissima, tipo di bolle, popping boa, taniche di sciroppi vari, tantissimi gusti differenti. Mai viste le taniche di sciroppi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 piani di salsa di soia di vario genere. Tantissime salse che ovviamente non conosco. Questi sono i mochi, questo me lo ricordo, questo è un dolce tipico. Questi al burro d'arachidi mi ispirano particolarmente, quindi li testerò. Qui c'è una serie di merendine sfuse, biscotti, susi. Doriyaki dovrebbero essere una specie di pancake, a quanto pare. Proverò anche questi. Pane di castagno, anche questo da provare. Vediamo un po' che bevanda prendere, ma direi di provare un tè fresco. Proviamo questo tè limone cinese, dovrebbe essere buono vista la loro tradizione per i tè. Molto zuccherato. Anatra alla pechinese. Si respira qualsiasi tipo di profumo di cibo fritto ovviamente in primis, dopo anche pesce, carne arrosta, fritti. Si sentono proprio nell'aria questi profumi di street food cinese. Sono molto aperto a testare, assaggiare nuove pietanze da nuove culture di ogni parte del mondo, quindi ho proprio voglia anche di provare cose nuove che non ho mai assaggiato prima, veramente una scoperta. E non parto con nessun tipo di pregiudizio, chiaramente la cucina italiana è la cucina italiana, però scoprire anche le tradizioni culinarie di altri paesi è veramente tanta roba. Ok, la via qui sta finendo, tutti questi negozi sono chiusi, ma ci sono anche tanti negozi che non c'entrano nulla col mondo orientale. Cerchiamo un dolcettino. C'è anche il McDonald's, dorayaki di Doraemon. Volevo provare i mochi gelato, più buoni me li puoi consigliare? Allora, personalmente matcha e liscio direi. Va bene. Come dolcetto ho preso i mochi gelato, sono praticamente dei gelatini. Ora non so come siano fatti, ho chiesto i gusti più buoni, uno è al matcha e all'altro non mi ricordo, che non è un gusto, ma è proprio non mi ricordo, e proviamoli. Consistenza esterna molto gommosa, l'interno è fresco come un gelato, però non riesco a capire il gusto. Forse il matcha, ma non saprei. Il primo non mi è piaciuto molto perché non aveva sapore, non aveva gusto. Ora proviamo il secondo. Questo è più buono, ha tipo un gusto alla pesca, può essere, però è più saporito, sa da qualcosa, mentre il primo non sapeva proprio da nulla quasi. Esterno gommoso e interno gelato. Questo mi è piaciuto, più buono, più delicato, più saporito. Lo riprenderei questo. Anche a Milano, se ti stai riprendendo con un telefono, la gente ti guarda. Pensavo che questa cosa in città fosse un po' meno marcata, ma evidentemente non è ancora così. Qui c'è un altro posto come quello dove ho preso gli spiedini. Qui hanno proprio il frigo refrigerato a vapore. Tanti orsi, orsetti, pupazzi, pupazzetti, Doraemon, Pokémon. Fa tutto parte del mondo
cinese, giapponese, coreano. Questo tour nella Chinatown di Milano è giunto al termine. Devo dire che mi ha intrigato veramente molto entrare veramente in una nuova cultura e assaggiare anche dei piatti tipici che non avevo mai provato in vita mia. È stata veramente un'esperienza unica e molto soddisfacente. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Scrivete qui sotto nei commenti se volete vedere altre esplorazioni di culture differenti, di luoghi un po' strani, e ci vediamo nella prossima avventura. Ciao da Jack!